King Bolen Ediag OBD2. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Oggi voglio parlarvi di questo strumento di diagnostica per auto Bluetooth che funziona molto bene ed è semplicissimo da utilizzare. Io lo sto testando da qualche giorno e la cosa che mi ha sorpreso è la velocità di connessione tra il dispositivo e la nostra auto. Quindi basta collegare questo strumento alla presa OBD della nostra auto e avremo accesso completo alla nostra centralina. Questo significa andare a leggere, eventualmente cancellare gli errori, possiamo fare ben 15 reset delle spie dei servizi, quindi se fate il tagliando da soli, grazie a questo strumento, potrete andare a cancellare per dire la spia degli errori. Compatibile sia con dispositivi Android che con dispositivi Apple, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere, mi raccomando fatevi un bel giro sul sito web per capire effettivamente se la vostra auto è compatibile, ma abbiamo tantissime automobili compatibili, Audi, Volkswagen, BMW sono veramente tante e soprattutto per scoprire tutte quante le funzioni che possiamo eseguire con questo dispositivo perché possiamo anche andare ad eseguire qualche codifica. Quando lo acquistiamo, compreso nel prezzo, c'è un anno di abbonamento, scaduto quell'anno dovremmo, se vogliamo utilizzare tutte quante le funzioni, sottoscrivere un altro abbonamento. Nella confezione, questa è la confezione, eccola qui, troviamo libretto di uso e manutenzione, ma è molto semplice, qui abbiamo anche un codice per andarlo ad attivare e vi faccio vedere, naturalmente abbiamo la lingua italiana e basta seguire questi semplici passi per andare a configurare il dispositivo. Abbiamo detto dispositivo compatibile sia con Android che con Apple, ma da quello che ho letto conviene sempre scaricarlo su un dispositivo Android perché ha delle funzionalità più complete e soprattutto perché è di uno che funziona meglio. Io comunque l'ho scaricato sia sul mio iPhone che sul mio Huawei P30 Pro e devo dire che funziona in tutti e due i casi. Allora, quello che dobbiamo fare prima di andare ad inserire il dispositivo nella presa OBD della nostra auto è quello di attivarlo, quindi andare ad attivare, diciamo, l'abbonamento. Quindi basta scaricare l'applicazione e poi una volta scaricata dobbiamo registrarci, quindi creare un account, dopodiché dobbiamo andare ad attivare il dispositivo. Qui leggiamo un seriale qui sul dispositivo e poi dobbiamo andare ad inserire il codice che troviamo all'interno del libretto delle istruzioni. Quindi sulla prima pagina vi faccio vedere del libretto delle istruzioni. Eccolo qui, c'è un codice di attivazione. Una volta che l'abbiamo attivato potremo accedere a tutte le funzioni. Come ho detto prima, questo strumento lo sto già utilizzando da qualche giorno, questa è l'applicazione, guardate, cosa carina, qui sopra abbiamo il tasto per andare ad accendere la torcia, questo serve per trovare effettivamente dove è collocata la nostra presa OBD. Allora, queste sono tutte quante le funzioni disponibili, vi ricordo che in questo caso è attivo l'abbonamento annuale, quindi posso fare veramente tutto. Allora, tutti i sistemi, una volta che colleghiamo il dispositivo OBD alla nostra auto, andrà a riconoscere in automatico il telaio e ci dirà di scaricare il software relativo. Queste sono tutte quante le auto che possiamo andare a controllare, sono veramente tantissime. Allora, torniamo indietro. Qui abbiamo la possibilità di andare a fare il reset delle spie, guardate quanti reset, quindi quando abbiamo per dire eseguito il cambio dell'olio possiamo andare a resettare la spia servizi, poi vi faccio vedere su Reports, io già l'ho collegato sia a una Volkswagen T-Roc che a un BMW Z4, questi sono i report che mi ha fatto, andiamo a vedere per dire gli errori del T-Roc. Allora, ci sono 7 problemi di carrozzeria, qui sotto modalità per dire modulo multifunzioni, prendiamo il primo, l'errore è U12EB00, clicco qui e mi dice effettivamente in base al codice di errore quello che lui ha trovato su internet, quindi mi dice effettivamente cosa posso fare. Naturalmente poi una volta che abbiamo il codice di errore possiamo approfondire noi sia su internet o per dire in officina, possiamo quindi fare come vogliamo. Attualmente non ho resettato gli errori presenti nella Volkswagen perché lo voglio fare con voi, quindi adesso non ci resta che scendere in auto e vedere effettivamente come funziona. Andiamo. Salite in macchina, inserito il dispositivo nella presa OBD e girato il quadro. Apriamo l'applicazione, tutti i sistemi. Ok, decodifica VIN. Si sta collegando al Bluetooth e in questo momento sta codificando il mio VIN. Ha emesso un suono. Caricamento in corso. Devo dire che è molto veloce rispetto a tutti gli altri dispositivi OBD che ho trovato. Perfetto. Volkswagen, caricamento in corso. Ok, facciamo un test veloce.
è partita la scansione di tutte quante le centraline. Sopra vediamo anche il tempo che impiega, abbiamo un timer. Io questo già l'ho fatto, l'abbiamo visto prima, sicuramente qui troverà dei guasti che adesso andrò insieme a voi a cancellare. Ok, 100%, quindi adesso possiamo andare a vedere i guasti, eccolo qui, più o meno sono quelli che abbiamo visto prima, e facciamo cancella. In questo momento sta cancellando l'errore. Ok, a questo punto faccio cancella tutti quanti gli errori, così partiamo da zero, vado a cancellare tutti quanti gli errori registrati. Ok, tutti gli errori sono stati cancellati. Allora, se andiamo indietro, vi faccio vedere, vuoi uscire? Sì, sì. Qui sopra ho praticamente il report della scansione che ho appena fatto, che è questa qui, e appunto che mi dice gli errori trovati e le cose che insomma vanno bene. Quindi queste scansioni rimangono sempre in memoria. Poi adesso funzioni di manutenzione, qui per andare appunto a resettare spie, ma non ho spie a resettare, entriamo nelle funzioni OBD. Ok, anche qui fa la scansione. Qui sta cercando quale protocollo utilizza la mia auto. Immagino che è il primo protocollo, adesso comunque l'ho fatti fare tutti. Quindi entriamo in quello riuscito, che è quindi il protocollo della mia auto. Qui possiamo andare a leggere alcuni dati. Adesso andiamo su leggere dati Alivo, li attiviamo tutti e vado a mettere in moto la macchina. Faccio ok e come possiamo vedere qui ho i dati in tempo reale. Giri motore, ingresso livello carburante, folle, quindi sono in folle, percentuali di coppia e tutta una serie di valori che posso andare a leggere mentre la macchina è in moto. Quindi anche questa cosa è molto molto interessante. Ho anche il grafico in automatico, mi fa il grafichino. Quindi questa è la funzione OBD che mi dà i dati in tempo reale. Posso naturalmente fare anche qui un report e generare un PDF. Un'altra cosa che voglio farvi vedere, torniamo nel menu principale, quindi sta decodificando il mio VIN. Ok, facciamo scansione sistema. Scansione sistema, praticamente è la scansione completa di tutte quante le centraline. Elaborazione in corso, comunicazione, attendere prego. Ok, 100%, entriamo per dire dentro elettronica del motore. Facciamo ok e qui possiamo andare a fare veramente una serie di cose e naturalmente bisogna stare attenti perché potremmo fare dei danni, quindi occhio quando toccate queste cose, insomma fatele sempre con condizioni di causa. Se entriamo dentro codice lungo, facciamo sì, possiamo andare a variare alcune cose. In questo caso qui non facciamo niente ma torniamo indietro. Entriamo dentro la centralina 19, facciamo ok, qui andiamo su codice lungo, sì, e qui possiamo andare a fare delle piccole codifiche. Vediamo il valore attuale e noi se entriamo possiamo andarlo a modificare. Quindi mi raccomando, se fate queste modifiche, innanzitutto segnatevi quello che state facendo così potete tranquillamente tornare indietro. Io su questa macchina ho già praticamente codificato quasi tutto, quindi è già tutto attivo. Quello che potevo attivare l'ho già attivato, ma possiamo vedere che ce ne sono veramente tantissime e naturalmente poi entrando in ogni centrale abbiamo praticamente una serie di codifiche. Quindi per dire inserto cruscotto, andiamo a vedere questo.
facciamo sempre ok, anche qui andiamo sempre sul codice lungo, facciamo sì, e qui appunto possiamo andare a vedere l'illuminazione diurna, attualmente è sì, l'allarme cintura di sicurezza, se attivarlo o meno, quindi possiamo andare a fare alcune cose, il valore attuale visualizzato sul display, il valore attuale del contagiri, sì, io già l'ho attivato, quindi possiamo fare veramente tantissime cose. Torniamo indietro, usciamo da tutto quanto, emette il bip e siamo usciti. Come abbiamo visto, questo dispositivo ci permette una lettura completa di tutte quante le centraline. Possiamo andare a verificare se ci sono errori, cancellare gli errori, possiamo andare a resettare le spie dei servizi, possiamo anche andare a fare delle piccole codifiche e vedere tramite la funzione OBD i dati in tempo reale. Quindi devo dire che è un dispositivo veramente completo. Mi raccomando, come ho già detto, quando andate a modificare o a toccare alcuni parametri, segnateveli così al massimo potete sempre tornare indietro. Dal mio punto di vista funziona bene e la cosa che mi piace, come ho già detto, è molto veloce, quindi si riesce subito a mettere le mani sulla macchina. Amici, questo video termina qui. Come sempre, se avete delle curiosità, lasciate nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.